Bentornati ragazzi, o benvenuti in questo nuovo video. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta e in questo caso il calcio è di chi passa il girone di Champions League, perché non possiamo steccare assolutamente Napoli-Braga. Parleremo della partita, ha parlato Mazzarri con Juan Jesus in conferenza stampa alle 15 poco fa. Faremo il punto della situazione, analizzeremo un attimo le probabili formazioni, la situazione del Braga e il Napoli, come ci arriviamo noi, come ci arrivano loro. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico un nuovo video. Partiamo e andiamo subito al dunque, partiamo dalle formazioni, perché il Napoli dovrebbe schierarsi più o meno con la stessa formazione che abbiamo visto contro la Juve: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Ostigard in ballottaggio, Nathan, Zanoli, vedremo chi prevarrà ovviamente su quella fascia sinistra, Anghissà, Lobotka, Zielinski, classico centrocampo, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Osimhen però vedremo, perché c'è la situazione ovviamente pallone d'oro, Marocco, eccetera eccetera. Il Braga schiera quasi la sua miglior formazione, ha in Riccardo Horta l'uomo più pericoloso, è un 4-2-3-1, Matteus, Marini, Josefonte, Sattici, Gomez, Al-Musrati, Vitor Carvaglio, Bruma, Jalò, Riccardo Horta e Ruiz. Dovrebbe essere l'11 che partirà domani sera contro il Napoli. La partita, la partita mi rifaccio anche alla conferenza di Mazzarri e anche alle parole di Juan Jesus. Serve solidità, perché prendiamo gol alla prima scorribanda avversaria e raccogliamo il pallone dalla nostra porta, quindi non dobbiamo assolutamente prendere gol e serve una partita di attenzione massima, per il semplice fatto che è scomoda come condizione, perché il Braga ha un solo risultato ovviamente favorevole, perché il Napoli potrebbe perdere addirittura con un solo gol di scarto, un 2-1, un 1-0, e passiamo comunque noi il turno a quanto pare. Ma andarti a giocare la partita aspettando l'avversario e studiando queste situazioni che possono farti raggiungere gli ottavi, secondo me è sbagliato. In primis l'ha ribadito anche Mazzarri in conferenza. Nella conferenza si è parlato di un Napoli che è migliorato per quanto riguarda la qualità del gioco, e io sono d'accordissimo, perché le partite fatte contro l'Atalanta, contro il Real Madrid, con il primo tempo con l'Inter, lo dice anche Mazzardi, e con la Juve per i primi 60 minuti c'è stata attenzione, c'è stato un Napoli che voleva dominare a livello territoriale, ci è riuscito. Poi prendi il gol con la Juve a Torino è difficile, perché andare sotto contro la Juve quest'anno poi risulta molto complicato riportare la partita su binari favorevoli, perché si cominciano a chiudere, eccetera eccetera. Il Napoli secondo me domani deve giocare per vincerla la partita, ovviamente senza sbilanciarsi all'arma bianca, perché hai comunque più possibilità del Braga di passare il turno. Però se li aspettiamo ci possono far male, e vi dico anche perché. La Liga portoghese recita così: Braga quarto con il miglior attacco, 36 gol fatti e 20 gol subiti. Quindi i gol li prendono, ma ne fanno anche abbastanza. E vista la nostra fase difensiva, io ho un po' di preoccupazione, ce l'ho. E poi mettici pure che loro dovranno per forza venirti ad attaccare, altrimenti non raccolgono un bel niente. Ecco che aumenta un tantino la preoccupazione per domani. Però noi dobbiamo essere fiduciosi, perché il Napoli sulla carta è nettamente più forte del Braga. Mazzarri dà una risposta in conferenza, perché c'è la domanda nelle ultime partite tiriamo poco in porta. Mazzarri dice: contro la Juve abbiamo tirato 7 volte in porta, scusatemi, contro la Juve abbiamo tirato 7 volte in porta. Vorrei allenarmi anche sui tiri in allenamento, però i tempi sono quelli che sono. Dichiarazione che non lascia nulla al caso.
che giocare ogni 3 giorni ti porta comunque a sopperire a determinati meccanismi, lavorare su alcuni aspetti della partita precedente, vai un attimo a curare nelle sedute di allenamento, però non puoi ovviamente gestire tutte le situazioni dove devi andare a migliorare. Sarà un Napoli, credo, ancora più in crescita di quello che abbiamo visto contro la Juve, se diciamo il cammino è quello che si sta facendo dall'Atalanta in avanti, perché non nascondiamoci e non dobbiamo nemmeno far finta di niente. Il Napoli è una squadra che nelle ultime partite, a mio avviso, ha migliorato molto la fase di possesso e diciamo e di dominio territoriale nella metà campo avversaria, sbagliando meno passaggi. È vero che siamo arrivati poche volte in porta nelle ultime 2 partite, però gli automatismi si rivedono, i calciatori sbagliano molto meno, deve arrivare solo il gol. Deve arrivare solo il gol e dobbiamo portare a casa questa qualificazione agli ottavi. Sappiamo che il presidente ha messo in palio un premio per la squadra nel caso di qualificazione agli ottavi e c'è la situazione Osimhen. Ovviamente è una polemica che secondo me stesso noi tifosi del Napoli la facciamo più grande di quanto è, perché il pallone d'oro o la cerimonia del pallone d'oro africano era già stata organizzata da tempo. Non credo che si organizzi una manifestazione del genere dalla sera alla mattina, quindi sapevamo, il Napoli sapeva già che Osimhen, essendo tra i candidati, partiva e doveva andare appunto a questa cerimonia. Poi vedremo chi lo vincerà questo pallone d'oro, ma senza fare allarmismi, Mazzarri l'ha già detto, Osimhen tornerà e domani per la rifinitura nell'ultimo allenamento di domani mattina ci sarà Osimhen, poi sarà Mazzarri decidere se ci sono le condizioni per schierarlo dall'inizio o farlo partire dalla panchina. Io, conoscendo Osi, le vuole giocare tutte, non credo che ci siano problemi nel vedere l'attacco titolare del Napoli, ovvero Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Partita importante soprattutto per Kvaratskhelia, perché si deve sbloccare e deve cercare, secondo me, a mio avviso, e io non voglio essere presuntuoso, ma lo diceva anche l'allenatore che c'era prima, perché su questo canale ultimamente se lo nomino, se nomino l'allenatore che c'era prima, non Garzia, ma l'altro, il pelato, diciamo, mi danno dello spallettiano così a spada tratta. Io non mi reputo né spallettiano né sarriano, sarrista, chiamatelo come volete, ma sono uno che guarda le partite e non possiamo negare che abbiamo visto 2 Napoli, uno più bello dell'altro, quello del pelato e quello di Sarri. Detto questo, Kvaratskhelia deve riuscire a leggere un tantino prima l'azione, perché a livello tecnico non si discute il calciatore, solo che leggendo un tantino prima l'azione, al limite passando più palloni invece di dribblare, pure che debba essere un passaggio all'indietro perché vieni supportato poco dalla mezzala o dal terzino, puoi eludere quella marcatura o quel raddoppio di marcatura che ti viene fatto sistematicamente e quindi ti serve l'appoggio del compagno. Nel caso non scende la mezzala è meglio darla dietro e ricominciare al limite girare dall'altra parte piuttosto che perdere un pallone ed incaponirsi in qualche dribbling che poi non va in porto. Ne vale la prestazione, ne vale la fiducia stessa del nostro Quara, perché è un meccanismo che per chi ha giocato a calcio lo sa benissimo. In una partita, se ne provi uno, ne provi due, ne provi tre e non ti riescono i primi 3 dribbling, a livello mentale subisci un tantino una scossa e diventi meno fiducioso nei tuoi stessi confronti. Quindi invece di incaponirsi nel solito dribbling quando vieni raddoppiato, cercare il compagno e passare il pallone. Molto semplice e per riuscire, credo, a far girare più palle al limite, arrivare diversamente in area di rigore e non solo dalla sinistra con il solito dribbling che devi per forza fare per creare la superiorità numerica.
Su questo poi vedrà Mazzarri cosa fare e mi auguro che Quara si risvegli e ritorni il Quara che abbiamo conosciuto l'anno scorso, perché abbiamo bisogno di lui nella maniera più assoluta in questa partita e nel proseguo della stagione. E ovviamente le attenuanti ci possono essere perché non sei messo in condizione con la mezzala, il terzino, non hai un terzino di ruolo. Sì, ci sono le attenuanti, però io da calciatori del genere, almeno per come reputo Kvaratskhelia come calciatore, mi aspetto, diciamo, un tantino in più, soprattutto nella lettura dell'azione quando ha lui il pallone tra i piedi. Detto questo, io mi auguro di passare il girone nella maniera più assoluta perché sarebbe non ci voglio pensare, pensiamo che passiamo il girone e ci qualifichiamo agli ottavi, poi alle urne è l'ardua sentenza di chi beccare, che poi dagli ottavi in avanti dice ok, è meglio beccare un ottavo più semplice così e ti puoi giocare il passaggio ai quarti, comunque le devi affrontare tutte quante se vuoi andare avanti, quindi sì, si potrebbe beccare un ottavo più semplice assolutamente, ma io sono sempre uno che ha visto il Napoli molto più convincente contro squadre blasonate che contro una squadra dove eh, puoi anche essere superiore a livello tecnico perché snobbi la partita, stecchi la prestazione e te ne vai a casa con tanto di naso, come si dice. Detto questo, forza Napoli sempre ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.